Ciao a tutti ragazzi, sono qui a St. Cloud insieme a Daniele Manfredi che mi ospita e mi sta facendo provare questo bellissimo Nautilus della Korg, il nuovo arrivo di Korg dal punto di vista delle workstation e anche così, insomma, delle tastiere live, diciamo, nel senso che questa è una sorta di
come dire, nuovo modo di vedere il Cronos, ridotto da certi punti di vista, migliorato da altri, nel senso che, per esempio, l'aspetto della gestione anche visiva, che probabilmente potete vedere da lì un pochino, qui c'è questo touchscreen che è molto bello da vedere, è anche molto semplice da utilizzare. Lo schema è quello, diciamo, nel senso che abbiamo a disposizione chiaramente tutte le categorie, piuttosto che i programmi, piuttosto che adesso se vado in un'altra modalità, mi trovo praticamente con tutto quello che può fare questo sintetizzatore. Nella setlist ci sono, diciamo, una serie di suoni che possiamo inserire appunto all'interno di queste setlist per crearci qualcosa di semplice da utilizzare e facile da raggiungere, programmi, combination, e abbiamo a disposizione tutto, per ogni cosa che facciamo abbiamo a disposizione abbastanza in fretta tutto quello che ci serve, nel senso che se io prendo un piano elettrico ho immediatamente a disposizione una grafica con tutto quello che mi serve ed è tutto velocissimo, un po' come succedeva con il Cronos, è molto simile, abbiamo a disposizione tutti i parametri che riguardano quello che vogliamo accendere, vogliamo usare i pedali piuttosto che qualsiasi altra cosa, possiamo facilmente utilizzare ogni modello disponibile all'interno appunto di Chorus in questo caso e collegarlo e utilizzarlo come se fosse un effetto, nel senso che possiamo andare a controllarne tutti i parametri che sono qui ed è immediato, davvero immediato, ma queste cose probabilmente le sapete già perché le conoscete, perché sono di derivazione del Cronos. Allora, quello che posso dire è che, come succede con il Cronos, appena si sente il sound, si riconosce immediatamente quel tipo di qualità, nel senso buono del termine. E soprattutto ci sono delle cose carine come questo Dynamics, questo knob che permette, nel caso per esempio dei pianoforti, nel caso dei pianoforti è molto importante, perché si passa facilmente da a questo. Con lo stesso suono, con lo stesso preset, diciamo, lavorando sulla dinamica in modo molto veloce e anche così, diciamo, questa gestione manuale ottima perché si può trovare subito il compromesso tra quella che è la propria pronuncia, i propri accenti e la dinamica, per fare in modo che il pianoforte, che su una tastiera come questa, che è chiaramente synth, può essere un po' ostico, no? Il rapporto con il pianoforte. Allora, tempo fa ho ricevuto una critica, non mi ricordo da parte di chi, che mi diceva che non ci siamo, perché insomma io prendo sempre questi sintetizzatori e inizio dal pianoforte. Allora, anche nell'altro caso, in realtà sia questa che quella tastiera avevano una versione 88. Una versione 88 si fa perché si suona anche il pianoforte, quindi mi spiace se non sono stato capito in questo senso, ma era un po' quella l'intenzione, perché molti in realtà comprano questi strumenti per suonare il pianoforte e poi il resto. Poi ci sono quelli che li comprano per farci i sintetizzatori e per usarli come synth, assolutamente, ma adesso arriveremo anche lì. Semplicemente, essendoci una versione 88 di questa tastiera, io la concepisco anche in termini pianistici. Questo per chiarire, insomma, il mio punto di vista. Poi questi sono i piani elettrici e sono bellissimi tutti, ma credo che li conosciate perfettamente. Ci sono anche dei riferimenti, come succedeva nel Cronos,
proprio a dei brani e a dei momenti precisi della discografia, addirittura anche ad alcuni personaggi che sono legati, diciamo, a Korg dal punto di vista storico, alcuni musicisti, e quindi ci sono c'è Herbie Hancock, George Duke, Frank McComb, e tutte queste di George Duke. Poi tutte queste cose hanno una buona dinamica. Devo dire che questa tastiera, utilizzando questo tasto della dinamica, cambia veramente tanto. Quindi se come primo approccio si ha un risultato con cui non ci si trova a proprio agio, vi consiglio di utilizzare questo knob, perché questa manopola, insomma, perché ecco qui, per esempio, abbiamo a disposizione chiaramente, immediatamente, tutto quello che è un po' quello che ci può servire, il drive. Vogliamo dare un po' più di drive? Utilizziamo il cabinet. Poi tutte queste cose, chiaramente, da tutte queste cose che sono molto così anche di sapore, diciamo, un po' vintage, si passa chiaramente poi facilmente a tutto quello che in realtà poi c'è, all'utilizzo quello moderno, chiaramente, di tutte queste cose. Poi c'è da dire che, diciamo, anche tornando un po' al discorso che mi è stato fatto sul pianismo, c'è un discorso. Questa tastiera, quando la si accende, quelli della mia età leggono delle cose, e proprio anche dei suoni costruiti su dei brani che sono vecchi, e quindi porta un po' lì anche, diciamo, viene spontaneo parlare di certi argomenti in certi termini, perché se c'è scritto Just the Way You Are, chiaramente, però sono scelte, sono brani iconici, no? Delle tastiere, quindi vengono inseriti per quel motivo. Ecco, sentite che la qualità è veramente... Ce ne sono tantissimi bellissimi. Qui veramente c'è l'imbarazzo della scelta, perché sia dal punto di vista della quantità di campionamenti, dei diversi modelli di tastiere, di sintetizzatori e tutto il resto, ci sono anche poi tutte le modalità successive al suono di base, quindi tutta l'amplificazione, tutto quello che sono i pedali, le possibilità, ed è tutto all'interno di questa tastiera che veramente crea possibilità enormi. Ecco, questi sono abbastanza crudi. Sono tutti belli, i clavinet sono bellissimi. Ce ne sono un miliardo, di tutto c'è un miliardo, nel senso che di possibilità, quindi è anche
difficile districarsi all'interno di questa enorme quantità di materiale a disposizione, no? Che poi può essere combinato nelle combination, può essere utilizzato all'interno del sequencer. E, insomma, io chiaramente normalmente tendo a farvi ascoltare il suono, la pasta, il colore che ha, no? La voce che ha un sintetizzatore, perché poi le opportunità che ci sono ormai sono incredibili, perché si sa, la potenza di calcolo è sempre maggiore e quindi si arriva sempre più lontano. Chiaramente c'è l'arpeggiatore, tap tempo a vista, ci sono una serie di tasti che permettono di entrare direttamente, di agire direttamente sul suono, utilizzando o meno parti integranti del suono, come gli effetti, toglierli e metterli, decidere di arpeggiatore, usare il tap tempo per cambiare la velocità, piuttosto che cambiare il pattern. Possiamo fare quello che vogliamo, insomma, da questo punto di vista credo che non ci sia molto da dire. Sono degli strumenti pieni di opportunità. Poi c'è questa parte per lavorare sui suoni che riguarda chiaramente, adesso uscirei dalla questione piani elettrici, andrei su quello che può essere per esempio la parte che riguarda i sintetizzatori. Qui abbiamo per esempio appunto quello che sono dei controlli classici della sintesi, resonance, cutoff e poi la DSR, tutto quello che serve. Tutte queste cose sono abbastanza a portata di mano, diciamo. Ci sono meno opportunità sotto le mani rispetto a Kronos, ma chiaramente ci sono meno possibilità chiaramente rispetto a Kronos anche dal punto di vista proprio manuale di gestione, però è anche vero che questa, diciamo, è una riduzione, se vogliamo. È una semplificazione, ma nello stesso tempo devo dire che per esempio dal punto di vista sonoro ho la sensazione, probabilmente mi sbaglio, anzi sicuramente, ma non lo so, e questa è la mia sensazione, che ci sia un cambiamento di sound. Sento in generale un suono un po' più morbido, più vellutato, meno aggressivo rispetto a Kronos, però non vorrei sbagliarmi. Ecco, sentite, queste cose sono veramente belle, eh? Chiaramente entrando nell'editing di questi suoni, per esempio, qui abbiamo una schermata molto bella, molto interessante, chiaramente non so se da lì la vedete, ma un editor del synth con tutti i parametri, è veramente bello, è come avere non lo so come dire, è come avere davanti un plugin per computer che ci permette di lavorare sulla sintesi in modo immediato. Se conosciamo la sintesi è veramente tutto immediato e a livello grafico anche molto piacevole, devo dire. Poi ci sono, tornando alle modalità, è anche campionatore, riceve suoni in vari modi, insomma, quindi insomma c'è una possibilità di sviluppo anche sonoro. Io credo che se questo progetto verrà seguito da Korg, come è successo in passato, ci saranno anche, insomma, dei passi avanti, no? Adesso è poco che è uscita, ma comunque già così, sinceramente, il sound io lo trovo veramente bello. Poi, ora, ripeto, ho saltato delle categorie che però vi faccio sentire perché secondo me comunque sono bellissime. Gli organi chiaramente sono di origine
arrivano dal CX3 e chiaramente abbiamo a disposizione, qui adesso spero che si veda, ci sono i drawbars a disposizione, quindi posso muovermi anche in questo modo. Posso lavorare anche su altre cose. Come vedete posso gestire tutto quello che mi serve, i controlli, chiaramente riceve più pedali che si possono assegnare, in qualunque modo salvare tutto, quindi insomma è proprio una workstation da questo punto di vista, fatta bene ed è anche molto piacevole in generale. Ce ne sono tantissimi, chiaramente. Ecco, sentite che il suono c'è. Ecco, allora diciamo che il CX3 è un vecchio clone, cioè appartiene diciamo alla vecchia generazione dei cloni Hammond. E quindi insomma da certi punti di vista bisogna un po' diciamo volergli bene, no? Esserci affezionati. Io ci ho lavorato tanto in passato, l'ho detto in tanti video, quando mi sono trovato davanti questo tipo di generazione di clone Korg e so che questo suono ha un suo potere, che è quello di in qualche modo stare bene in un contesto live. Chiaramente magari quando si entra un po' nei particolari e quindi si comincia a lavorare su quella che può essere la percussione, queste cose qui, a volte si può avere una sensazione un po', diciamo, retro, sempre a livello di cloni, non quella vera magari, nel senso nel caso dell'Hammond, però si può avere quel tipo di sensazione. Ecco, diciamo che quel tipo di sensazione lì, oggi che siamo abituati al purismo di alcuni cloni, chiaramente è un dettaglio in certi ambiti, nel senso che qui abbiamo vastità incredibile di possibilità per quello che riguarda l'amplificazione dell'Hammond. Possiamo gestirlo in vari modi, il Leslie possiamo mandarlo in un posto e nell'altro, quindi possiamo fare delle cose, saturazione e tutte queste cose qui, che con un suono di base come quello che c'è, vi garantisco che il risultato non manca, ecco. Non so come dire
questo tipo di suono lo conosco e so che può funzionare, ecco, bene in una band. Poi sul dettaglio a cui ci siamo, ripeto, abituati oggigiorno, quello del purismo, ed è lì, insomma, chiaramente un po' mostra il fianco per il tempo che ha. Però abbiamo un clone all'interno di una workstation, ecco. Poi abbiamo tutto quello che riguarda bells e compagnia qui. Qui si entra in un mondo che va da quello della sintesi a quello del campionamento. Sentite che è morbido il suono, e la qualità è bella, mi piace, insomma. È piena di suoni, quindi nel senso, qui dipende da che utilizzo. Da che utilizzo si vuole farne. In che senso? Nel senso che con uno strumento così ci si avvicina un po', non so, a quello che succede quando si è, soprattutto in queste categorie intendo, quando si è davanti a quei giganteschi plugin come Omnisphere o quelle cose lì dove ci sono un miliardo di possibilità. Però secondo me è uno strumento che se lo si perlustra, diciamo, in modo accurato, si può arrivare veramente, scegliendo alcune sonorità e modificandole a proprio piacimento, arrivare veramente molto lontano. Qui io continuo a farvi sentire suoni perché sono tutti belli. La mia sensazione è che suoni molto bene. Sono bellissime quelle synth, tutti. Qualsiasi tipo di campana. Poi ci sono questi classici che fanno parte anche della discografia, no? Dite quante cose succedono. Sono tantissimi. Sono tutti bellissimi, davvero. Dite la qualità. Davvero bella, eh? Qualità è ottima. Strings, anche qui adesso entriamo in un... meraviglioso. Pad fantastico. C'è questo velluto in alto, bello, pulito. Devo dire che questa tastiera è una stranissima via di mezzo fra tante cose. È interessante, soprattutto chiaramente per la parte synth, tornando al discorso di prima. Il fatto che anche quando presento queste 61 molto spesso inizio dal pianoforte. Intensità dell'LFO, è tutto a portata di mano. Adesso ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente, ma
è bellissimo anche da vedere, insomma, no? E questo è uno dei motori che c'è all'interno di questo virtual analog, quindi poi abbiamo l'equalizzatore qua pronto per essere utilizzato, no? Vedete? Basso, funziona tutto benissimo, velocemente. Quindi voglio dire, anche queste cose sono estremamente comode, devo dire. Torniamo ai suoni. Ci sono anche poi dei rimandi a degli strumenti storici, diciamo Korg, in questo caso Poly 6. Anche qui si può entrare in tutto quello che è l'editing. Questi sono particolarmente belli, devo dire. Ecco, poi anche qui ci sono dei rimandi a dei brani. Ci sono anche chiaramente poi i campionamenti. Insomma, è veramente pazzesco, eh? Ogni suono ci sarebbe da starci su ore. Sono tutti bellissimi, non c'è niente da fare. Stessa cosa vale per chiaramente tutti i pad. Non so che dire nel senso che poi si può rimanere qui veramente ore e ore ad assaporare ogni suono con calma. Ci sono anche i vocoder, chiaramente inserendo il microfono. E è tutto bello, non so come dire. E poi la quantità di materiale è impressionante. Anche qui stessa cosa, sia quelli a campionamento che quelli synth. E qui il discorso è anche un po' quello lì, no? Molto spesso alcuni dicono, beh, ma Korg fa la stessa cosa da tot anni, diciamo così, ci propone lo stesso sistema, più o meno lo stesso sistema operativo, però c'è anche da dire che è funzionale, i suoni sono bellissimi, la quantità di materiale c'è.
c'è tanta roba, è chiaro che questa generazione che Korg sta portando avanti da tanti anni viene portata avanti perché ha un valore, ecco, mettiamola così. Poi è chiaro che si può entrare nella questione da tastiera nel senso più vintage del termine, quindi organi, piani elettrici, pianoforti, ma lì poi adesso arriverò perché abbiamo già analizzate queste cose, però volevo analizzarle un po' meglio con un discorso un po' diverso. Questi sono tutti fantastici. Si può lavorare immediatamente. Sono tutti belli, eh. Tutti fantastici. Questo suono che c'è, questo sound così vellutato, l'ho già detto forse 1000 volte, ma c'è qualcosa, c'è un soffio, un velluto, che davvero, anche la tastiera ha un po' quella dimensione lì, molto vellutata. I suoni sembrano essere un po' meno aggressivi rispetto a Kronos, non so, magari è solo un effetto. Probabilmente è solo una mia impressione. Beh, ci sono tutte le sezioni divise anche divise per tipologie proprio di sezione, nel senso per come sono composte le sezioni a livello strumentale e poi anche chiaramente l'articolazione, quindi in questo caso appunto i fall piuttosto che... Però vabbè, queste cose le conoscete, ci sono in un sacco di altre tastiere, ma qui quello che si sente è questa qualità pazzesca, veramente. Sono tutti belli, tutti bellissimi. C'è da ogni cosa si parte per arrivare a un'altra, poi ci sono chitarre, chiaramente tutti i bassi, tra cui a parte quelli chiaramente diciamo campionati. Quelli campionati, poi ci sono chiaramente tutti quelli synth che sono pazzeschi, uno l'ho usato anche prima, tutti i suoni possibili dal punto di vista anche degli strumenti etnici. Bellissimi tutti, anche qui ci sarebbe da perlustrarli con cura. Poi ci sono tutti i lead che sono classici, questo l'ho usato all'inizio, nel pezzo all'inizio, molto diciamo 70 così. Ti
utilizzando il joystick si possono fare delle belle cose. Ci sono tantissimi lead, chiaramente. Un po', diciamo, per tutti i gusti e tutto lo storico anche, no? Ce ne sono tantissimi. Sentite mi viene da dire, non so come dire, la farina con cui è fatto, insomma, no? Secondo me in questo caso proprio il suono generico dello strumento, la voce che ha, rende giustizia ai suoni che sono stati creati. Non ha l'aftertouch, è uno dei limiti. Comunque, sentite la potenza in generale. Sono fantastici, ragazzi. Qui si può star qua un anno, ma queste cose sono incredibili. Sono tutte belle. Poi sentite l'equilibrio anche proprio sonoro, che è sempre giusto, sempre pulito, in basso, in alto. Devo dire che è fatta veramente, veramente molto bene. Sono tutti, poi ci sono migliaia di queste cose. È bellissimo anche giocare in questo modo. Qui ci sono anche tanti suoni che giocare in questo modo, dicevo, passando da un suono all'altro, visto che comunque non rimane quello precedente. In questi suoni di sound design ci si può divertire, insomma. Si avverte comunque un sound abbastanza attuale in generale, sento un bel suono, le batterie sono bellissime, c'è di tutto, chiaramente qui si entra in quella che è poi l'infinità di possibilità, e poi ci sono tutte le combination, quindi voglio dire, ci sono anche tutte queste cose che sono tantissime, e ce ne sono un'infinità, complessi di tutti i tipi, cose assurde. È veramente meravigliosa, cioè una quantità pazzesca.
sono veramente tutti belli, anche questi. Insomma, qui anche nelle combi c'è veramente qualsiasi cosa. Ecco, approfitto per tornare poi alla radice della cosa. Per concludere la questione parlando di quello di cui parlavo all'inizio, cioè del fatto che qualcuno mi ha fatto notare che queste possono essere viste anche in un altro modo, no? E partire dal pianoforte potrebbe essere riduttivo. In realtà io credo che, come ripeto, molti di quelli che acquistano queste tastiere poi lo facciano con la speranza che ci sia l'opportunità di suonare anche dei buoni suoni di pianoforte, piani elettrici e tutto quello che è organi, Wurlitzer e tutto quanto. Allora, la mia sensazione personale, tornando a quelli che sono poi i programmi, diciamo che la mia sensazione personale è che il pianoforte, l'Italian, cioè che credo sia un Fazioli, abbia un buon suono e chiaramente qui ci si può lavorare in tanti modi, sulle medie, se si vuole ancora avere un pochino più di naso per bucare nel mix, magari per farsi sentire di più, o avere un suono un po' più organico. Qui, come vedete, spero che si veda, è tutto estremamente a portata di mano. Ci sono tutti i parametri che riguardano la damper resonance, possiamo alzarla un pochino, i rumori possiamo darne un po' di più, la release della nota magari per dare e poi possiamo anche ascoltarlo in purezza, cercare di capire. Poi c'è quel discorso della dinamica che vi facevo, che cambia radicalmente l'approccio, no? Chiaramente con una tastiera 88 tasti, perché questo modello è fatto anche 88 tasti, abbiamo un'opportunità pianistica più giusta, no? Anche a livello tattile, diciamo. E poi per quello che riguarda, sempre per stare in questo ambito, per quello che riguarda i piani elettrici non ne parliamo neanche, nessun problema, li abbiamo sentiti all'inizio, anche nel brano che ho fatto inizialmente, lì non ci sono problemi, nemmeno per quello che poi riguarda eventualmente poi il Wurli. Anche qui abbiamo a disposizione tutto quello che vogliamo dal punto di vista degli effetti, dell'amplificazione. Possiamo gestire l'amplificatore. Sentite come diventa tutto un pochino più drive, più incarognito, no? Cioè, ci siamo veramente, c'è tanta roba qui, è proprio bello, non c'è niente da fare. Tutto quello che c'è da sentire è bello, è piacevole. So per certo che anche in ambito di band si fa sentire, insomma, non gli manca veramente niente. Il prezzo comunque non è, diciamo, un prezzo, non è una tastiera economica, però diciamo che in qualche modo è affrontabile se si vuole entrare nel mondo Korg in questo sound che è splendido secondo me. Quindi insomma, ripeto, qui con questa qui, mettendoci lì un attimo e facendoci dei suoni come li vogliamo noi, si può fare veramente qualsiasi cosa, arrivare dove vogliamo. È chiaro che c'è talmente tanto materiale già fatto bene da chi ha fatto sound design, da chi ci lavora da tanto tempo, che viene voglia di usare quei suoni. Ma io sono convinto, proprio per come è stato concepito, perché ci si trovi di fronte
a una specie di computer, no? Per come lo intendiamo adesso, con i VST dedicati, Korg e tutto il resto, però con un suono suo che è diverso, la si sente sotto le mani, è uno strumento, fa quell'effetto lì. Quelli che spesso mi dicono sì, ma è un computer portatile, io non ho mai avuto questa sensazione con le workstation di Korg, ho sempre la sensazione di avere sotto uno strumento con un timbro e un'identità. Poi questa è la mia idea, ripeto, come è la mia idea che sia importante che ci sia un buon suono di piano e che non sia solo un sintetizzatore e tutto il resto. Ci sono dentro tanti motori che fanno bene tante cose. Ripeto, anche l'organo, io lo conosco, è un Vox Continental e tutte queste cose, Vox Continental e Farfisa, tutte queste cose ci sono all'interno, oltre chiaramente ai suoni classici di Hammond, diciamo. Ci sono tantissimi preset già presi da brani, da artisti. Quindi insomma, però vi garantisco, se entrate in quella che è poi l'utilizzo vero e proprio con i drawbars, con tutto quello che è l'amplificazione, potete fare anche qui il vostro suono. Quindi è veramente una bellissima, bellissima tastiera. Io come sempre vi ringrazio, vi saluto, spero vi sia piaciuto questo, spero sia più che altro che sia stato esaustivo e che vi possa aver aiutato a capire che cos'è il Nautilus. Spero anche che in qualche modo sia stata gradita sì, la lunghezza di questo video perché è stato enorme, però ci voleva, nel senso che dividerlo non mi piace perché penso che uno voglia gustarsi poi quello strumento, capirne le potenzialità e poi come sempre bisogna fare andarselo a provare. Ripeto, vi ringrazio, vi saluto, ringrazio SyncCloud, Daniele Manfredi che mi ha ancora ospitato e ci vediamo la prossima volta. Se vi piace il canale iscrivetevi e niente, a presto. Ciao ciao.